Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vediamo insieme come fare questa mattonella ad uncinetto. Di mattonelle insieme ne abbiamo fatte tantissime e vi lascio il link alla playlist nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra, ma di queste non ne abbiamo mai fatte insieme, queste che sono di base, piene e attraverso dei fori creano delle forme. In questo caso ho disegnato delle libellule. Alla fine del tutorial vi do alcune idee su come utilizzare o come io utilizzerei questa mattonella e per il momento vi dico solo che ho utilizzato un uncinetto un po' più piccolo rispetto a quello richiesto dal filato, proprio perché volevo una finitura un po' rigida e un po' compatta. In particolare io ho utilizzato in questo caso il Drop Slow View 9, che è un filato da lavorare con uncinetti da 3 mm, e ho usato un uncinetto da 2,5 mm, ma ovviamente per fare mattonelle potete utilizzare qualunque filato vi piaccia di più. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo lavorando un anello magico e nel primo giro la ripetizione che ripetiamo è 3 punti alti, sostituiamo il primo con 2 catenelle, 1, 2 e ne lavoriamo altri 2. E 2 catenelle e ripetiamo altre 3 volte 3 punti alti, 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2. Per l'ultimo archetto, anziché lavorare 2 catenelle, lavoriamo una catenella e un punto basso nel primo punto alto del giro, quindi nella seconda catenella, qui, un punto basso. In questo modo otteniamo un archetto grande come 2 catenelle, ma siamo al centro dell'archetto e qui iniziamo il giro 2. Nel giro 2 cominciamo a lavorare gli angoli e poi sui lati. In ogni archetto degli angoli lavoriamo 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti. Per il primo angolo intanto lavoriamo solo 2 punti alti e sostituiamo il primo con un punto basso e 2 catenelle, oppure se preferite 3 catenelle. Lavoriamo l'altro punto alto e nel lato, in questo giro, lavoriamo una catenella, un punto alto nel punto alto centrale sottostante, una catenella e lavoriamo il prossimo angolo. Abbiamo detto che negli angoli lavoriamo sempre 2 punti alti, 1, 2, 2 catenelle e 2 punti alti, 1, 2. E questa è la ripetizione che ripetiamo in questo giro. In ogni angolo lavoriamo 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti e nel lato lavoriamo una catenella, un punto alto nel punto alto centrale dei 3 sottostanti e una catenella. In questo modo completiamo tutto il giro e alla fine completiamo anche il primo angolo. E completiamo il primo angolo lavorando 2 punti alti, e l'archetto di 2 catenelle e quando facciamo l'ultimo archetto lavoriamo sempre una catenella e un punto basso nel primo punto alto del giro. Iniziamo e finiamo tutti i giri in questo modo, iniziando con metà angolo e finendo con l'altra metà angolo e l'archetto sostituito con una catenella e un punto basso. Nel giro 3 lavoriamo mezzo angolo, quindi 2 punti alti intanto, poi lavoriamo un punto alto sopra ognuno dei punti alti del giro sotto, 2, quindi
una catenella sopra la catenella e un punto alto in rilievo preso davanti sul punto alto centrale. Quindi filo sull'uncinetto, abbraccio il corpo del punto alto entrando da davanti, porto fuori il filo, chiudo 2 e chiudo 2, una catenella, 2 punti alti, 1, 2 e lavoriamo un angolo, 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti. E questa è la ripetizione che ripetiamo in questo giro. Negli angoli lavoriamo sempre un angolo e sul lato lavoriamo 2 punti alti sopra i 2 punti alti del giro precedente, una catenella, un punto alto in rilievo preso davanti, una catenella, 2 punti alti. Completiamo tutto il giro e alla fine completiamo anche il primo angolo. Quando lavorate dopo l'angolo, attenzione a non perdere il primo punto che viene nascosto dall'angolo. Completiamo l'ultimo angolo lavorando 2 punti alti e l'archetto, una catenella e un punto basso nel primo punto alto. E iniziamo il prossimo giro. Lavoriamo mezzo angolo, poi lavoriamo 3 punti alti, 1, 2, 3, 3 catenelle e un punto alto doppio in rilievo preso davanti sul punto alto centrale. È come un punto alto doppio, solo che lo prendiamo appunto passando dietro al punto alto. 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo il primo punto alto e nei successivi 3 lavoriamo un punto in ogni punto, quindi 3 punti alti, 1, 2, 3 e l'angolo, 2 punti alti, 1, 2, 2 catenelle, 2 punti alti. E questa è la ripetizione che ripetiamo in questo giro. In ogni angolo lavoriamo un angolo e nel lato lavoriamo 3 punti alti, nei primi 3 punti alti dei 4 sottostanti, 3 catenelle, un punto alto doppio preso in rilievo davanti, 3 catenelle, salto un punto alto e lavoro 3 punti alti. E in questo modo completiamo tutto il giro e alla fine completiamo anche il primo angolo. Nel prossimo giro lavoriamo mezzo angolo, cioè intanto 2 punti alti, 1, 2, 3 punti alti, 1, 2, 3 e qui ci restano 2 punti alti da lavorare, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, un punto bassissimo sul punto alto doppio, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, saltiamo 2 punti, lavoriamo 3 punti alti, 1, 2, 3 e nell'angolo lavoriamo un angolo, 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti.
E in questo modo lavoriamo tutto questo giro. In ogni angolo lavoriamo un angolo e nel lato lavoriamo 3 punti alti nei primi 3 punti alti sottostanti, 4 catenelle, un punto bassissimo nel punto alto doppio, 4 catenelle, saltiamo 2 punti alti e lavoriamo 3 punti alti negli altri 3 punti alti. Completiamo tutto il giro, completando anche il primo angolo. E stiamo sempre attenti a non perdere il primo punto che viene nascosto dall'angolo. Altrimenti poi non vi tornano i conti. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti alti per lavorare metà del primo angolo, un punto alto sopra ogni punto alto, quindi 7 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 punti alti nell'archetto, 1, 2, 3, una catenella, un punto alto in rilievo preso davanti nel punto alto centrale, una catenella, 3 punti alti nell'archetto, un punto alto su ognuno dei punti alti del giro precedente, quindi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e un angolo nell'archetto d'angolo, 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti. E lavorando in questo modo completiamo anche tutto questo giro, un angolo in ogni angolo e nei lati lavoriamo 7 punti alti in ognuno dei punti alti del giro precedente, 3 nell'archetto, una catenella, un punto alto in rilievo preso davanti, una catenella, 3 punti alti nell'archetto, 7 punti alti e l'angolo e andiamo avanti così e alla fine completiamo anche l'ultimo angolo. Iniziamo il giro successivo lavorando come sempre mezzo angolo, poi lavoriamo un punto alto sopra ogni punto alto del giro precedente, poi lavoriamo un punto alto nell'archetto, un punto alto nel punto alto, un punto alto nell'archetto e un punto alto sopra ogni punto alto del giro precedente. E nell'angolo lavoriamo un angolo. E in questo modo lavoriamo anche tutto questo giro, lavorando 12 punti alti, uno in ognuno dei punti alti del giro precedente, un punto alto nell'archetto, uno nel punto alto, uno nell'archetto, 12 punti alti
e un angolo nell'angolo. Per l'ultimo archetto d'angolo lavoriamo 2 catenelle e tagliamo il filo. Lo infiliamo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile, entrando in tutta la catenella del secondo punto alto e rientrando al centro dell'ultima catenella e del primo punto alto. In questo modo si crea una catenella qui sopra, che è la catenella del primo punto alto, quello che sostituiamo col punto basso e le 2 catenelle, e la chiusura è perfetta. Qui dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo. E questo è il risultato. Vi devo dire che questa mattonella mi piace tantissimo. Gli utilizzi che possiamo farne, come sempre, per tutte le mattonelle all'uncinetto sono infiniti, ma io la vedrei particolarmente bene in cucina. Io l'ho pensata per fare dei sottobicchieri, ma ovviamente voi potete farne quello che volete. Verrebbero benissimo anche, per esempio, i cuscini per le sedie, unendo varie mattonelle, o non so, mi viene in mente il rivestimento di una panca, oppure sempre unendo diverse mattonelle che potrebbero essere tutte così con le libellule, oppure anche alcune solide, cioè completamente piene di punti alti, e altre così, per fare delle tovagliette all'americana, le tovagliette quelle per mangiare o per la colazione. Spero tanto che questo tutorial vi piaccia e che vi possa essere utile. Non vedo l'ora di vedere tutte le cose che farete con questa bellissima mattonella. Sapete che potete condividere le vostre foto con me taggandomi in Instagram oppure condividendole nel mio gruppo Facebook. Aspetto i vostri messaggi qui sotto al video e i vostri like se vi è piaciuto il tutorial. A voi non costa niente, ma per me è molto importante. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!